Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come si afferra una sbarra per fare le trazioni o altri esercizi ad essa, insomma, relativi. È un video che in realtà avevo in mente di fare da svariato tempo, però colgo oggi l'occasione, diciamo, dopo aver letto un post su Instagram per fare questo video, ma voglio espanderlo rispetto all'idea originale che avevo e andare a vedere proprio come si afferra la sbarra sotto tanti punti di vista diversi, appunto mostrando varie grip con i loro benefici e diciamo con i loro pro e con i loro contro. Parto dalla prima presa, andrò piano piano, diciamo, a mostrare prese sempre più marcate. La prima presa di cui voglio parlare è questa presa qui, ok? Molte persone nel corso degli anni ho visto che dicono che si trovano bene a afferrare la sbarra in questo modo. Per quale motivo? Diciamo col pollice in questo modo vanno, alcuni lo tengono così, altri lo tengono così, vanno un po' a stabilizzare il fatto che la sbarra sia sotto le dita. Perché mettono la sbarra sotto le dita? Perché in questo modo dicono che evitano il problema dei calli. In questo modo con la sbarra qui, diciamo, non fanno male i calli. Cosa ne penso di questa presa? Diciamo che non è una presa con cui si riesce ad imprimere il massimo della forza, però non è neanche una presa sbagliatissima, sia per quel motivo là, ma anche perché può essere, spesso appunto capita, magari uno gli si rompe un callo, questo è un ottimo modo, diciamo, per afferrare la sbarra. In altri esercizi spesso può essere un aiuto, come per dire nel front lever in realtà, perché va ad allungare un pochetto il braccio reale, ok? Così il vostro braccio ha questa distanza, in questo modo avete il braccio, diciamo, un po' più lungo, quindi diciamo riuscite a bilanciare meglio il fronte. Quindi diciamo è un tipo di presa su cui si può ripiegare in certe condizioni, ma per quanto riguarda la presa ideale per afferrare una sbarra, secondo me non è questa la presa ideale, ma a maggior ragione non è neanche questa. Generalmente si vede la presa standard, la faccio vedere di lato, questa presa qui non ha senso perché è un tipo di presa con cui noi in realtà dovremmo andare a spingere praticamente, è una presa per gli esercizi di spinta. Per quanto riguarda invece quella che dovrebbe essere la presa giusta per afferrare, diciamo, una sbarra per fare esercizi tradizionali come le trazioni, quello che consiglio io è di mettere la sbarra praticamente dove avete la linea al centro della mano. In poche parole, i calli, questa ciccetta, diciamo, che vedete qui, deve andare sopra la sbarra. Per quale motivo? Perché, diciamo, in questo modo va praticamente a riempire, come se andasse a riempire tutti gli spazi attorno alla sbarra. Dà un senso proprio di cioè è molto più salda la presa in questo modo, perché la pelle, la ciccetta come la chiamo io, va a fare ostruzione praticamente quando la mano, perdendo forza, vuole scivolare. È piena, quindi diciamo a questo ostacolo mettete molta più forza, molta più resistenza. Alcuni, diciamo, danno come punto di riferimento le nocche, appunto, che devono essere verso l'alto e non verso dietro, mi raccomando. Questo cosa comporta? Che c'è una leggera flessione della mano, ok? Quindi la sbarra non va presa in questo modo, ma va presa con la mano leggermente ricurva, ok? Col polso leggermente curvo. Questa, diciamo, è la presa tradizionale per fare trazioni, muscle up. Questa dovrebbe essere la presa corretta per aggrapparsi alla sbarra, in modo appunto normale, diciamo. Sappiamo però che ci sono anche delle tipologie di prese, le false grip appunto, che vengono utilizzate per, diciamo, eseguire movimenti in cui bisogna passare, diciamo, da una posizione magari di trazione a una di spinta, come può essere il muscle up lento, o comunque come semplificazione per rendere più facili certi movimenti, accorciando in quel caso la leva. La false grip classica, come si inserisce una false grip classica? Io generalmente l'ho spiegata sempre in un modo abbastanza semplice, perché vedo che molte persone hanno fatica, soprattutto agli inizi, a capirla. Mettete la mano così per lungo, con il polso sopra la sbarra, ok? In questo modo qui, e da qui semplicemente afferrate al lato, ok? Questo è il modo più semplice, perché il polso deve stare sopra la sbarra, deve stare in contatto con la sbarra, ok? Quindi non può essere così, questa non è una false grip, cioè deve avere questo punto di contatto ben preciso, ok?
L'unico modo per essere sicuri all'inizio di farlo è metterlo col polso, diciamo, in maniera laterale. L'ultima presa invece che voglio andare a vedere oggi è la cupping grip, che sarebbe un tipo di presa in realtà derivante, diciamo, dagli esercizi di bracciaferma, che secondo me è molto molto utile, in cui andiamo a sollecitare la forza nelle dita, nello specifico. E come andiamo a realizzarla? Simile alla false grip normale, ma col pollice sopra e soprattutto cercando di andare a prendere il più lontano possibile con le dita. In questo modo cosa succede? Che il punto debole, appunto, sono le dita, che tenderanno a mollare la presa. Anche questa secondo me è una presa molto molto utile e che secondo me coinvolge proprio un tipo di trazione, diciamo, è una sensazione particolare utilizzare questa presa, ma che secondo me si può rivelare parecchio utile nel corso del tempo. All'inizio sicuramente sarà abbastanza impegnativa perché non avrete le dita abbastanza forti da mantenere la sbarra in quella posizione, diciamo con questo angolo praticamente, ok? Con le dita non qui ma qui sotto, così spinte in basso. Diciamo che queste sono le principali prese, non voglio parlare appunto di prese supine o cose varie, volevo riferirmi alle prese prone. E spero che il video insomma vi sia piaciuto come sempre ragazzi, e ci vediamo al prossimo Deodip. Ciao a tutti.